Vediamo in questa lezione l'utility diskpart. Diskpart è un utility da riga di comando per gestire dischi e partizioni al suo interno. Iniziamo aprendo il terminale come amministratore. Scriviamo diskpart per avviare l'utility. Una volta avviata l'utility vediamo subito il primo comando per elencare i dischi presenti sul nostro PC. Scriviamo list disk. Mettiamo caso che vogliamo lavorare con il disco 1, selezioniamolo con il comando select disk, seguito dal numero del disco. Una volta selezionato, possiamo ad esempio, creare una partizione, cancellare il suo contenuto o convertire il settore di avvio, ad esempio, cancelliamo il suo contenuto con il comando clean. Per poi ricreare il settore di avvio o convertirlo con il comando convert, seguito da mbr, supportato in vecchi dischi, o gpt. Vi scriverò in descrizione cosa sono. Creiamo ora la partizione primaria del nostro disco. Ed assegnargli una lettera di unità tramite il comando assign, seguito dal parametro let_r e dalla lettera che gli vogliamo assegnare. Ora, tuttavia, se andiamo in Esplora risorse, noteremo che la partizione appena creata non viene aperta, questo perché ancora non è stata formattata. Rimediamo subito formattando, come già visto nella lezione precedente, la nostra partizione in NTFS, senza però dover specificare la lettera dell'unità, visto che la partizione appena creata viene subito selezionata dagli utility. Riprovando ora ad accedere alla partizione, tutto funziona correttamente. Vediamo ora il comando shrink, per diminuire la grandezza della partizione. Il comando accetta due parametri opzionali, desidera e minimum, desidera la dimensione di quando la partizione deve diminuire, espressa in megabyte, mentre minimum di quando al minimo deve diminuire, se non è possibile diminuire alla dimensione espressa in desider. Vediamo ora quanto occupa la partizione. Volendo, possiamo anche aumentare la sua dimensione con il comando extend, seguito dal parametro size, con il valore di quanto deve essere estesa, sempre espresso in megabyte. Una volta estesa, per fare in modo che il file system usi tutto lo spazio della partizione, si consiglia di estendere anche il file system. Vedremo invece, in lezioni successive, cosa possiamo fare in più, se non estendiamo subito il file system. Ora usciamo e rientriamo negli utility per vedere un altro modo per selezionare la partizione. Con list volume, possiamo vedere tutti i volumi presenti nel nostro PC. A questo punto, ci basta selezionare il volume appena creato, tramite la lettera dell'unità assegnato ad essa, per poter selezionare facilmente la partizione appena creata. Infatti, listando di nuovo tutti i volumi, possiamo vedere, grazie all'asterisco che appare prima del nome del volume, che il volume è stato selezionato.